tutto questo insieme di informazioni, di memorie muscolari viene esercitato e può essere in qualche maniera strutturato grazie appunto all'esercizio, alla ripetizione. Questo mi sembra abbastanza intuitivo per qualunque cosa. Un pianista che deve suonare delle scale deve ripeterle migliaia di volte per arrivare a una certa perfezione nell'esecuzione. Però faccio sempre questo esempio anche ai ragazzi del Junior Software Camp. Il pianista, quando parte a studiare la scala, la prima scala di Do, sul piano parte con una lentezza che gli consenta di avere il tempo di controllare che tutto il peso sul tasto, la mano, la posizione, la postura delle spalle, tutto quanto, l'intensità della nota, insomma, siano tutte perfette. Quindi non posso farlo veloce, perché ovviamente veloce significa anche sbagliare. Quindi anche qui il mio consiglio fondamentale è di trovare alcuni drill, come si dice, alcune ripetizioni, alcune modalità. Potete costruirvi questi drill, queste sequenze che abbiano però una logica. Può essere una sequenza semplicemente di puntamento, dove io alleno il mio pollice e indice per levare la sicura quando vado in puntamento ed andare sul grilletto, e il puntamento stesso con l'uso della spalla, chiudendomi in questa struttura. Oppure può essere il passaggio dalla primaria alla secondaria, cosa che è più un esercizio di stile, soprattutto nel boschivo, perché il cinturone con la pistola in boschivo io non me lo porto mai, cioè no, magari mi porto il cinturone sì, perché mi è comodo, è un oggetto che trovo estremamente pratico, perché scarica sulle anche il peso. La secondaria in boschivo diciamo anche no. Mentre se state esercitandovi per delle operazioni e azioni in urbano, allora sì, allora è importante avere un cinturone con la pistola settata nel modo giusto, come siete abituati voi a giocare, a muovervi, e in quel caso appunto simulare questa situazione in cui il fucile rimane scarico, magari come nel mio caso. Se avete un pop-up della Max Model, i pallini si vedono se ci sono, quindi potete fare un check dei pallini, se effettivamente stanno ancora incamerando o meno, e poi passare alla secondaria, come vedete, dove vedete che io cerco di tenere con la mano di supporto il fucile, il calcio del fucile, per evitare che balli, ma nello stesso tempo poi quando arriva il momento dell'impugno della pistola mi trovo già con la mano in posizione per poter appunto supportarla a due mani. E questa serie di movimenti è una serie di movimenti che vanno controllati bene, perché quando impugno la pistola tolgo la sicura, estraggo, arrivo all'impugno della pistola, porto il pollice, cerco di tenere bene stretta la mano, eccetera eccetera, insomma fare tutte le operazioni che servono. Dopodiché simulo il fatto che mi siano finiti i colpi e quindi arretro, rimetto la pistola dentro, osservando magari direttamente senza rischiare di non inserirla bene, quindi guardo quell'istante e poi appunto passo al maneggio del fucile per magari cambiare il caricatore, eccetera. Oppure c'è anche la possibilità, ne aggiungo uno, dove invece di posare la pistola e poi alzare il fucile, faccio in modo che l'altezza del fucile sia tale per cui io riesca a accedere, ad arrivare al fucile mentre ancora impugno la pistola, dicevo, mentre ho ancora la pistola in mano, quindi pronto a eventualmente ingaggiare, raccolgo il fucile appunto e prima di inserirla nella fondina faccio in modo che la mano di supporto lo porti alla spalla, in modo che l'istante, il tempo che io inserisco la pistola e poi imbraccio il fucile in puntamento sia ancora più corto. Anche questo è comunque un meccanismo, un sistema che va esercitato lentamente, centinaia e centinaia di volte. Perché? Perché appunto dovete memorizzare la posizione dei vari oggetti che state usando, perché in questa maniera sotto stress, nel momento della difficoltà, nel momento
della sorpresa, non sbaglierete di meno, diciamo, anche perché si sbaglia sempre nel momento dello stress e nel momento della sorpresa l'errore è sempre dietro l'angolo, è difficilissimo riuscire a fare sempre tutto perfetto, anzi, e quindi più ripeterete queste cose, più queste cose vi verranno poi utili in fase operativa, quasi non ci dovrete pensare e vi troverete con la secondaria in mano. Questo per quello che riguarda ad esempio i drill di cambio primaria secondaria. Lo stesso si può fare con i drill per i caricatori, il cambio caricatore tattico, il cambio caricatore dinamico, d'urgenza come lo chiamo io, cioè sparate, finiscono i colpi, dovete ancora sparare, fate cadere il caricatore e ne rimettete subito un altro, oppure il cambio di caricatore tattico quando una volta che avete ingaggiato ed è finito l'ingaggio avete il tempo, perché non ci sono ulteriori ingaggi, di poter estrarre il caricatore, seppur ancora magari carico, metterlo nella vostra borsa, e se avete fatto bene i compiti avete messo anche i numeri dei caricatori nell'ordine giusto, metterlo nella vostra borsa dei caricatori esausti, prendere dal lato più estremo, più lontano, più difficile da raggiungere un caricatore nuovo, reinserirlo, oppure prendere dal più comodo, reinserirlo e fare il cambio da quello più estremo a quello più comodo. Insomma, ci sono una marea di possibilità. Certo è importante provare a esercitarle ed è anche divertente. Io l'ho trovato molto divertente, a me piace fare esercizio di qualunque cosa io pratichi, che sia appunto la musica, piuttosto che la scherma, piuttosto che il gioco del airsoft e il maneggio delle repliche. E devo dire che ho notato proprio un grande aiuto negli anni, quando ho incominciato ad applicarmi in maniera un pochino più intensa, più costante. Usate, ecco perché ho messo sta roba qua, non tanto per fare la sfilata dei tattici e delle repliche, usate sempre tutto. Se usate le cuffie anche mentre vi state esercitando. Se usate il tattico quando giocate, usate quel tattico per esercitarvi in poligono. Lo stesso vale per il cinturone e possibilmente anche il vestiario. Perché? Perché in quel modo voi avrete passato sopra tutta una serie di problematiche, di intoppi, di agganci della cinghia, di ingombri, che saranno anche quelli entrati a far parte della memoria muscolare, per cui quando magari farete un cambio di spalla, il vostro avanzo sarà tale per cui eviterà magari l'antenna che avete posta sul tattico. E lo stesso vale per quello che riguarda magari le spallette, eventuali zaini, l'uso della cinghia come striscia sul tattico, dove si incastra, quando si incastra, dove andare a cercare per togliere l'eventuale problema. E oltretutto nel frattempo potete fare come ho fatto io, ad esempio qua, come vedete io ho addirittura aggiunto poi dei nastri di tela, nastri telati, per evitare proprio gli spigoli di quella cinghia che mi si incastravano. Col nastro scivolano tutti. Dovrò prendere una cinghia un po' più figa senza quegli spigoli, quella roba. Ma appunto, come dicevo, questo vi aiuta a essere un po' più pratici, un po' più operativi, un po' veramente diciamo più attinenti a quella che poi sarà la vostra realtà in cui giocherete. Altra cosa altrettanto importante è l'uso della cinghia. La cinghia a 2 punti, come in questo caso, è una cinghia che io prediligo da anni, e mi piace attaccarla a metà del fucile in modo che abbia un equilibrio e possa in questa maniera essere, nel momento in cui utilizzo il sistema che mi consente, attraverso un semplice movimento, di averlo dietro alla schiena, di poterlo fissare bene addosso al mio corpo. You know they're coming up to me 'cause I'm just
così come eventualmente un altro punto d'aggancio un po' più avanzato che mi consente, ad esempio qua sotto, che mi consente una mobilità maggiore se sono magari eventualmente in ambienti un po' più stretti, dove la cinghia un po' troppo estesa può creare sfregamenti, movimenti eccessivi, mentre in questa maniera la avvicino molto di più a una cinghia a un punto come tipologia, per esempio. Saper usare bene una cinghia, ad esempio come questa, 2 punti, che ti consente comunque di fare tutte le operazioni che faresti anche con una cinghia a un punto. Il cambio spalla, ad esempio, è semplicemente un passaggio del gomito all'interno della cinghia in un attimo e siete in grado di fare il cambio spalla comodamente, così come anche qualunque altro tipo di maniera in cui volete posizionare il vostro fucile, appunto magari passando l'altro braccio con la classica posizione passante dietro la schiena e con il fucile anche alto, basso, a seconda di come vi viene più comoda la situazione. Insomma ragazzi, questo video che è lunghissimo, credo che sarà stato spezzato in più volte. Da Pio3 per oggi è tutto. Se questo video l'avete trovato utile mettete il pollice su e iscrivetevi al canale per poter vedere gli altri video attivando la campanella di tutti gli avvisi e ci vediamo alla prossima. Ciao impallinati!